Lezione 1. In biblioteca. Mi scusi, sa dov'è la sezione narrativa? Sì, è al secondo piano. Seguimi, ti faccio vedere. Grazie, lo apprezzo. È lontano da qui? No, è a pochi passi da qui. Segui questo corridoio e sali le scale. Capito. Sto cercando un romanzo giallo. Sai dove posso trovarli? Certo, i romanzi gialli sono nella sezione poliziesca e thriller. È proprio accanto ai romanzi rosa. Ottimo. Mi piace leggere romanzi gialli. Mi tengono impegnato. È meraviglioso. Lì troverai un'ampia varietà di romanzi gialli. Fammi sapere se hai bisogno di consigli. Grazie, potrei accettare l'offerta. A proposito, dove posso trovare i libri di riferimento? I libri di riferimento sono sullo stesso piano, a pochi scaffali dalla sezione narrativa. Sono organizzati per argomento. Perfetto, potrei aver bisogno di materiale di riferimento per un progetto di ricerca. Nessun problema se hai bisogno di aiuto per trovare libri specifici, non esitare a chiedere al bibliotecario. Sono molto ben informati. Grazie per la tua guida. Sono entusiasta di esplorare la biblioteca ora. Siete i benvenuti. Goditi il tempo che trascorri in biblioteca. Buona lettura. Lo farò. Grazie ancora per l'assistenza. Ti auguro una buona giornata. Lezione 2. Proteste cittadine. Hai sentito parlare delle recenti proteste in corso nella nostra città? Sì, seguo le notizie. Sembra che molte persone stiano esprimendo le proprie preoccupazioni. Sicuramente. Contro cosa stanno protestando? Protestano contro la proposta di costruzione di una nuova autostrada che distruggerebbe un parco locale. Questo è comprensibile. Il parco è un importante spazio verde per la comunità. Assolutamente. Molte persone lo apprezzano come luogo di svago e relax. Sono d'accordo. È triste vedere gli spazi verdi sostituiti da cemento e asfalto. Esattamente. I manifestanti chiedono soluzioni alternative che preservino il parco. Spero che le autorità ascoltino le loro preoccupazioni e prendano in considerazione piani alternativi. Anch'io. È essenziale che la voce della comunità sia ascoltata e presa in considerazione. Le proteste sono state pacifiche finora? Per la maggior parte sì. La maggior parte dei manifestanti è stata pacifica e rispettosa. È bello sentirlo. È importante esprimere le opinioni in modo pacifico e costruttivo. Assolutamente. Le proteste pacifiche hanno maggiori possibilità di apportare cambiamenti positivi. Ci sono state discussioni o trattative tra i manifestanti e le autorità? Sì, ci sono stati alcuni colloqui per trovare un compromesso che soddisfi entrambe le parti. È un passo nella giusta direzione. Il dialogo è fondamentale per risolvere i conflitti. Sicuramente.
È importante trovare un terreno comune e lavorare per un risultato reciprocamente vantaggioso. Spero che riescano a trovare una soluzione che preservi il parco rispondendo al contempo alle esigenze di trasporto della città. Speriamo di sì. È importante trovare un equilibrio tra sviluppo e conservazione dell'ambiente. Non potrei essere più d'accordo. Il futuro della nostra città dovrebbe essere costruito su principi sostenibili e inclusivi. Assolutamente. Tocca a tutti noi contribuire a una comunità migliore e più armoniosa. Ben detto. Rimaniamo informati sull'andamento delle proteste e sosteniamo un cambiamento positivo. Lezione 3. Fare la spesa. Ehi, sei pronto per fare la spesa oggi? Certo, devo rifornire la mia dispensa. Cosa devi comprare? Ho bisogno di frutta e verdura fresche. Ho voglia di un'insalata. Sembra salutare. Lo aggiungerò alla nostra lista della spesa. Qualcos'altro? Mi servono anche dei petti di pollo e del pane integrale per i panini. Notato. Possiamo ritirarli nei reparti carne e prodotti da forno. Che mi dici dei prodotti lattiero-caseari? Sì, ho bisogno di latte e yogurt. Forse anche del formaggio. Ottimo. Passeremo al reparto lattiero-caseario per prendere quegli articoli. Hai delle preferenze specifiche? Solo latte normale e yogurt bianco. Per quanto riguarda il formaggio, scelgo il cheddar. Capito. Sì, yogurt bianco e formaggio cheddar. Ci sono snack o bevande sulla tua lista? Sì, vorrei mangiare popcorn e acqua frizzante come regalo. Popcorn e acqua frizzante, controllate. Mi assicurerò che prendiamo anche quelli. Qualcos'altro? Penso che questo sia sufficiente per ora. Oh, aspetta. Quasi dimenticavo. Abbiamo bisogno anche del detersivo per lavastoviglie. Nessun problema, per questo ci dirigeremo verso il reparto forniture domestiche. C'è una marca specifica che preferisci? Qualsiasi marchio lo farà, purché svolga il suo lavoro. Possiamo scegliere un'opzione conveniente. Suona bene, conveniente ed efficace nella pulizia. Terrò d'occhio un'opzione adeguata. Grazie, Anna. Grazie per il tuo aiuto con la lista della spesa. Benvenuto, John. È sempre bello avere compagnia mentre si fa la spesa. Inoltre, possiamo aiutarci a vicenda a ricordare tutto. Assolutamente. Rende l'intera esperienza più piacevole ed efficiente. Sicuramente. Prepariamoci e andiamo a fare la spesa. Pronti a partire? Pronto quando lo sei. Andiamo a conquistare quei corridoi commerciali. Lezione 4. Esplorazione della storia. Non vedo l'ora di immergermi nella storia. Dovremmo assolutamente pianificare un viaggio. Sono d'accordo. La storia è affascinante. Hai in mente qualche posto in particolare? Ho sempre voluto visitare Roma. Le antiche rovine e l'architettura sono incredibili. Roma sembra incredibile.
Il Colosseo e il Foro Romano sono attrazioni imperdibili. Assolutamente. E non dimentichiamo la città del Vaticano e la Basilica di San Pietro. Oh sì! Il Vaticano è ricco di arte e storia. È un'esperienza unica. Sono entusiasta di vedere la Cappella Sistina e i famosi affreschi sul soffitto di Michelangelo. Questo è sicuramente un punto culminante. Dovremmo anche esplorare altre città storiche in Europa. Sicuramente. Atene, in Grecia, è un'altra città con un ricco background storico. L'Acropoli e il Partenone sono monumenti iconici. Sarebbe incredibile vederli da vicino. Concordato. E in Egitto, potremmo esplorare le antiche meraviglie come le piramidi di Giza. Le piramidi sono una meraviglia dell'ingegneria. Sarebbe come tornare indietro nel tempo. Esattamente. La storia prende vita quando ti trovi davanti a queste antiche strutture. Dovremmo pianificare attentamente il nostro itinerario per sfruttare al meglio il nostro viaggio storico. Assolutamente. Possiamo ricercare e dare priorità ai siti che vogliamo visitare in ogni città. E non dimentichiamo di provare la cucina locale e di immergerci anche nella cultura. Questo è un ottimo punto. Sperimentare i sapori e le tradizioni locali renderà il viaggio ancora più memorabile. Sembra che ci aspetta un'avventura entusiasmante. Non vedo l'ora di esplorare la storia con te. Allo stesso modo, Anna. Sarà un viaggio indimenticabile nel tempo. Cominciamo a pianificare e realizziamo tutto. La storia ci aspetta. Anzi, Anna. Facciamo un tuffo nel passato e creiamo ricordi duraturi. Lezione 5. Lavoro a domicilio. Flessibilità e opportunità di crescita. Ecco cosa mi piace del lavoro a domicilio. Sono d'accordo. Lavorare da casa offre molti vantaggi. Cosa ti piace di più? Apprezzo la flessibilità di stabilire i miei orari e lavorare in un ambiente confortevole. È fantastico non dover fare il pendolare tutti i giorni. In questo modo risparmio tempo ed energia. Assolutamente. Inoltre, trovo di potermi concentrare meglio senza le distrazioni di un ufficio affollato. Questo è vero. Lavorare da casa mi permette di essere più produttivo ed efficiente. E con la tecnologia moderna, la collaborazione con i colleghi è ancora possibile, anche a distanza. Sì, le videoconferenze e gli strumenti di comunicazione rendono facile rimanere in contatto con il team. Esattamente. È incredibile come la tecnologia abbia reso il lavoro a distanza così accessibile e conveniente. Apprezzo anche le opportunità di crescita in una carriera da casa. Concordato. Ci sono molti corsi e risorse online per sviluppare nuove competenze. E senza limitazioni geografiche, possiamo lavorare con clienti o aziende di tutto il mondo. Questo apre un mondo di possibilità e amplia la nostra rete professionale. È entusiasmante pensare al potenziale di crescita personale e professionale in un ambiente domestico. Sicuramente.
Abbiamo la flessibilità necessaria per perseguire le nostre passioni e creare il nostro percorso. E con la disciplina e l'automotivazione, possiamo ottenere grandi risultati comodamente da casa nostra. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio e cogliere le opportunità che ci si presentano. Assolutamente. Il lavoro da casa offre un'esperienza unica e gratificante per chi lo abbraccia. Continuiamo ad abbracciare la flessibilità e le opportunità offerte dal lavoro da casa. Concordato. Alla crescita, alla produttività e alle gioie del lavoro da casa. Complimenti, Anna. Che possiamo prosperare nelle nostre carriere da casa e goderci il viaggio. Lezione 6. Provare qualcosa di nuovo. C'è qualche preferenza per la cena di stasera? Sono aperto a tutto. Vediamo di cosa sei dell'umore giusto. Ho voglia di provare qualcosa di nuovo. Che ne dici della cucina thailandese? Sembra avventuroso. Non ho mai mangiato cibo thailandese prima, ma sono disposto a provarlo. Ottimo. La cucina thailandese è nota per i suoi sapori audaci e le spezie aromatiche. Sono entusiasta di esplorare i diversi sapori e vedere quali piatti hanno da offrire. Cominciamo con alcuni antipasti come involtini primavera e sei di pollo. Involtini primavera e sei di pollo. Anch'io sono curiosa di assaggiare le salse. Come piatto principale possiamo mangiare il pad thai, un popolare piatto di spaghetti thailandesi. Il pad thai sembra delizioso. Ho sentito che è una gustosa combinazione di spaghetti, verdure e proteine. Sì, di solito è personalizzabile con pollo, gamberetti o tofu. Possiamo scegliere la nostra preferenza. Sono aperto a qualsiasi opzione proteica. Mi sorprenda. Va bene, sembra un piano. E per completare il pasto, possiamo bere un rinfrescante tè freddo thailandese. Ho sentito che il tè freddo thailandese è assolutamente da provare. Non vedo l'ora di assaggiarne il gusto unico. È una bevanda dolce e cremosa con un pizzico di sapore speziato. Ti piacerà? Sono lieto che tu abbia suggerito di provare qualcosa di nuovo. È un ottimo modo per espandere le nostre esperienze culinarie. Assolutamente. Esplorare cucine diverse ci introduce a nuovi sapori e culture. E chissà, potremmo scoprire un nuovo piatto preferito stasera. Questa è la parte eccitante. Provare cose nuove mantiene la vita interessante e apre nuove possibilità. Non potrei essere più d'accordo. Abbracciamo l'avventura e godiamoci la nostra cena thailandese stasera. Facciamolo, John. Diamo il via a nuovi sapori, nuove esperienze e alla gioia dell'esplorazione culinaria. Complimenti, Anna. Tuffiamoci nel mondo della cucina thailandese e assaporiamone ogni boccone. Lezione 7. Preparativi per il viaggio. Sì, proprio qui. E non dimenticate le nostre carte d'imbarco stampate. Sono essenziali per il nostro viaggio. Li ho nella mia borsa. È tutto pronto per la nostra avventura di viaggio. È sempre importante ricontrollare i nostri documenti di viaggio prima di recarsi in aeroporto. Assolutamente.
Non vogliamo riscontrare problemi imprevisti durante il check-in. E la stampa delle nostre carte d'imbarco ci fa risparmiare tempo e semplifica il processo. Inoltre, è una buona idea avere copie digitali sui nostri telefoni, per ogni evenienza. È un piano di backup intelligente. La tecnologia può essere imprevedibile a volte. Concordato. Ora assicuriamoci di avere con noi tutto l'essenziale per il viaggio. Passaporto, assegno. Portafoglio, assegno. Telefono e caricabatterie, controlla. Non dimenticare i nostri adattatori da viaggio. Ne abbiamo bisogno per caricare i nostri dispositivi all'estero. Buona cattura. Li aggiungerò subito alla borsa. E non dimentichiamo di mettere in valigia degli snack per il viaggio. Sai quanto ci viene fame? Assolutamente. È meglio essere preparati, soprattutto se abbiamo una lunga sosta. A proposito di scali, controlliamo l'orario dei voli e confermiamo il gate di partenza. Giusto. È sempre una buona idea rimanere aggiornati, poiché possono verificarsi dei cambiamenti. E dovremmo anche familiarizzare con il layout dell'aeroporto per evitare di perderci. Una buona idea. Navigare in aeroporto sarà molto più semplice se sappiamo già come muoverci. Infine, controlliamo il tempo a destinazione. Dobbiamo imballare di conseguenza. Questo è vero. Non vogliamo essere colti alla sprovvista da condizioni meteorologiche impreviste. Sembra tutto a posto. Sono eccitato per la nostra prossima avventura. Anch'io, Anna. Sarà un viaggio memorabile pieno di nuove esperienze. Sfruttiamolo al massimo e godiamoci ogni momento. I nostri preparativi per il viaggio sono completi. Infatti. Ecco viaggi tranquilli, scoperte emozionanti e ricordi meravigliosi. Lezione 8. Adattamento delle strategie. Dobbiamo adattare le nostre strategie? Assolutamente. È un mercato in crescita e dobbiamo stare all'avanguardia. Sono d'accordo. Man mano che il mercato si evolve, dobbiamo essere flessibili e adattare il nostro approccio di conseguenza. Cominciamo analizzando le tendenze attuali e le preferenze dei consumatori. Questo è un buon punto di partenza. Capire cosa vogliono i clienti è fondamentale per il successo. Dovremmo anche tenere d'occhio i nostri concorrenti e vedere come si stanno adattando. Imparare dalle strategie dei nostri concorrenti può darci spunti e idee preziose. E non dimentichiamo l'importanza di raccogliere il feedback dei clienti. Il feedback dei clienti è come una bussola che ci guida verso il miglioramento e l'innovazione. Con il panorama in evoluzione, potrebbe essere necessario esplorare nuovi canali di marketing. Questo è vero. Dovremmo essere aperti alla sperimentazione di piattaforme e approcci diversi. E mentre adattiamo le nostre strategie, ricordiamo i valori fondamentali e i punti di forza del nostro marchio. Assolutamente. L'identità del nostro marchio deve rimanere coerente anche se ci evolviamo. L'innovazione dovrebbe essere la forza trainante dei nostri adattamenti. Dobbiamo stare all'avanguardia.
L'innovazione ci mantiene pertinenti e ci consente di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti. È inoltre essenziale valutare regolarmente l'efficacia delle nostre strategie adattate. Dovremmo monitorare i risultati e apportare le modifiche necessarie per ottimizzare i nostri sforzi. L'adattamento delle nostre strategie non è una cosa da fare una volta sola. È un processo continuo. L'adattamento continuo ci permette di rimanere competitivi e di cogliere nuove opportunità. Accettiamo questa sfida e consideriamola un'opportunità di crescita e successo. Insieme, possiamo navigare in un panorama in evoluzione e prosperare in un mercato in crescita. Assolutamente, Anna. Ecco l'adattabilità, l'innovazione e il raggiungimento dei nostri obiettivi. Lezione 9. Negoziazione del prezzo. Possiamo metterci d'accordo sul prezzo? È un po' alto. Possiamo negoziare? Comprendo la tua preoccupazione. Vediamo se riusciamo a trovare una soluzione reciprocamente vantaggiosa. C'è flessibilità nel prezzo? Credo che sia superiore alla media del mercato. Capisco da dove vieni. Vediamo se c'è spazio per un aggiustamento. Grazie, apprezzo la tua disponibilità a esplorare questa possibilità. Dopo aver esaminato i numeri, posso offrire un leggero sconto. Funzionerebbe per te? Sembra un passo nella giusta direzione. Possiamo parlare dello sconto specifico? Posso ridurre il prezzo del 10%, il che ritengo sia un giusto compromesso. Anche se è meglio, speravo in uno sconto maggiore. C'è qualche possibilità che possiamo andare oltre? Capisco il tuo punto di vista, ma ho anche alcune limitazioni da parte mia. C'è qualcos'altro che possiamo negoziare oltre al prezzo? Servizi o funzionalità aggiuntivi, magari? Questo è un buon punto. Vediamo se ci sono altre offerte a valore aggiunto che possiamo includere. Apprezzo la tua disponibilità a trovare alternative. Dimostra un impegno per la soddisfazione del cliente. Come gesto di buona volontà, posso includere un servizio gratuito che migliorerebbe il pacchetto complessivo. È un'offerta generosa. Sicuramente aggiunge valore all'accordo. Possiamo finalizzare i dettagli? Assolutamente. Esaminiamo i termini modificati e assicuriamoci che soddisfino entrambe le nostre aspettative. Sono felice che siamo riusciti a trovare una via di mezzo. È importante raggiungere un accordo che vada a vantaggio di entrambe le parti. Non potrei essere più d'accordo. Si tratta solo di trovare una situazione vantaggiosa per tutti. Grazie per la flessibilità e la disponibilità a negoziare. Ha fatto la differenza. Allo stesso modo, John. Apprezzo la tua comunicazione aperta e il tuo approccio collaborativo. Con questo accordo in vigore, sono fiducioso che possiamo andare avanti e costruire una partnership di successo. Concordato. Auguriamo una proficua collaborazione e al raggiungimento dei nostri obiettivi condivisi. Complimenti, Anna. Facciamo di questa partnership un grande successo. Lezione 10. Avventura con lo zaino in spalla. Su di te, Anna. Sei mai stato zaino in spalla?
Anch'io, John. Di recente sono andato in un'avventura zaino in spalla nel sud-est asiatico. Sembra incredibile. Quali paesi hai visitato? Ho esplorato la Thailandia, la Cambogia e il Vietnam. Ogni luogo aveva il suo fascino unico. Hai avuto esperienze memorabili durante il tuo viaggio? Assolutamente. Uno dei miei ricordi preferiti è stato il trekking nelle lussureggianti giungle della Thailandia. Deve essere stata una bella avventura. Hai incontrato animali selvatici? Sì, ho visto una varietà di fauna selvatica affascinante, comprese le scimmie che oscillavano tra gli alberi. Come hai gestito il tuo alloggio durante il viaggio con lo zaino in spalla? Ho soggiornato in ostelli e pensioni economici. È stato un ottimo modo per incontrare altri viaggiatori. Hai avuto difficoltà durante il viaggio con lo zaino in spalla? C'erano alcune sfide, come le barriere linguistiche e la navigazione in città sconosciute. Come hai superato queste sfide? Ho imparato alcune frasi di base nella lingua locale, e mi sono affidato a mappe e gente del posto utile per la navigazione. Hai provato qualche tipo di cucina locale durante il tuo viaggio? Sì, mi sono concesso un delizioso cibo di strada, provando vari piatti come il pad thai e il ben ami. Sembra delizioso. Ci sono stati momenti culturali che ti hanno colpito? Visitare gli antichi templi di Angkor Wat in Cambogia è stata un'esperienza davvero impressionante. Hai qualche consiglio per gli altri backpackers? Preparati con leggerezza, mantieni una mentalità aperta e sii disposto ad abbracciare nuove esperienze e incontrare nuove persone. Terrò a mente questi consigli per la mia avventura con lo zaino in spalla. Grazie, Anna. Benvenuto, John. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo. Goditi il tuo viaggio con lo zaino in spalla. Non vedo l'ora di intraprendere la mia avventura. Grazie per aver condiviso le tue esperienze, Anna. Lezione 11. Italian Food Adventure. Sono un fan della cucina italiana. Dovremmo provarlo qualche volta. Sembra delizioso. Il cibo italiano è noto per i suoi ricchi sapori e varietà. Assolutamente. Hai mai provato l'autentica pizza italiana? Sì, ho avuto il piacere di gustare una deliziosa pizza margherita a Roma. Ho sentito dire che la pasta è un alimento base nella cucina italiana. Qualche piatto di pasta preferito? La carbonara è una delle mie preferite. La salsa cremosa con pancetta croccante è semplicemente irresistibile. Sono una grande fan delle lasagne. Gli strati di pasta, carne e formaggio lo rendono così confortante. D'accordo. La lasagna è un piatto classico che non delude mai. Che ne dite dei dolci italiani? Hai provato il tiramisù? Sì, il tiramisù è assolutamente da provare. La combinazione di caffè, mascarpone e cioccolato è paradisiaca. Mi viene fame solo a pensarci. Presto dovremmo trovare un buon ristorante italiano. Conosco una fantastica trattoria italiana in centro.
Servono piatti autentici in un'atmosfera accogliente. Sembra perfetto. Organizziamo una cena lì questa settimana. Ottima idea! Possiamo concederci una varietà di prelibatezze italiane e trascorrere una serata memorabile. Invitiamo qualche amico a unirsi a noi? Assolutamente. Più, meglio è. Sarà un incontro divertente pieno di buon cibo e risate. Contatterò i nostri amici e fisserò una data per la nostra avventura culinaria italiana. Meraviglioso! Non vedo l'ora di assaporare i sapori dell'Italia in buona compagnia. Sarà un'esperienza culinaria straordinaria. Grazie mille per averlo suggerito, Anna. Lezione 12. Facile pulizia con vassoi antiaderenti. Hai mai usato vassoi con interno antiaderente? Facilitano la pulizia. Sì, ce l'ho. Le teglie antiaderenti sono rivoluzionarie quando si tratta di cucinare e pulire. Trovo che il cibo non si attacchi alla superficie, il che fa risparmiare molto tempo a strofinare. Assolutamente. Significa anche che è necessario meno olio o burro per cucinare, rendendola un'opzione più salutare. Questo è un ottimo punto. Inoltre, i vassoi antiaderenti sono generalmente lavabili in lavastoviglie, il che aggiunge praticità. Esattamente. Elimina il fastidio del lavaggio a mano e rende la pulizia un gioco da ragazzi. Apprezzo il modo in cui il rivestimento antiaderente consente una distribuzione uniforme del calore durante la cottura. Sì, aiuta a ottenere piatti sempre perfettamente cotti e dorati in modo uniforme. Ho notato che le teglie antiaderenti sono versatili e possono essere utilizzate per varie ricette. Sicuramente. Dalla cottura delle verdure alla cottura dei biscotti, sono uno strumento da cucina versatile. Hai qualche consiglio per mantenere la superficie antiaderente per prolungarne la durata? È importante evitare l'uso di utensili in metallo che possono graffiare il rivestimento. Gli strumenti in silicone o legno funzionano meglio. Buono a sapersi. Mi assicurerò di usare gli utensili giusti per mantenere intatta la superficie antiaderente. Un altro consiglio è quello di evitare l'uso di spugne abrasive o prodotti chimici aggressivi che possono danneggiare il rivestimento. Mi limiterò a strofinare delicatamente e detersivo per piatti delicato per mantenere i vassoi in ottime condizioni. Questa è la strada da percorrere. Con una cura adeguata, i vassoi antiaderenti possono durare a lungo. Sono convinta. Investirò in alcune teglie antiaderenti per rendere la cottura e la pulizia molto più facili. Non te ne pentirai, John. Diventeranno i tuoi compagni di cucina preferiti per pasti senza problemi. Grazie per aver condiviso le tue opinioni, Anna. Sono entusiasta di migliorare la mia esperienza culinaria. È un piacere, John. Goditi le tue avventure culinarie con le teglie antiaderenti. Buona cucina. Grazie Anna. Preparati a cucinare senza fatica e a pulire senza stress. Saluti. Lezione 13. Voglia di gelato fatto in casa. Sembra incredibile. Ultimamente ho voglia di un gelato fatto in casa. Il gelato fatto in casa è una delizia come nessun altro. Di quali gusti sei in vena?
Sono un fan dei gusti classici come cioccolato e vaniglia. E tu? Adoro sperimentare sapori diversi. Ultimamente mi sto godendo il caramello salato e la fragola. Sembrano deliziose. Hai mai fatto il gelato in casa? Sì, ce l'ho. È un processo divertente e gratificante. Puoi personalizzare i sapori a tuo piacimento. Ho sempre voluto provare a crearne uno mio. Qualche consiglio per un principiante come me? Inizia con una semplice ricetta base, e poi aggiungi gli aromi o i mix desiderati. Non abbiate paura di essere creativi. Ottimo consiglio. Di che attrezzatura ho bisogno per preparare il gelato fatto in casa? Avrai bisogno di una gelatiera, ma se non ne hai una, sono disponibili anche ricette senza zangola. Cercherò di procurarmi una gelatiera. Sembra un investimento utile. Sicuramente. Ti apre un mondo di possibilità di dessert surgelati nella tua cucina. Hai qualche ricetta preferita di gelati fatti in casa che puoi condividere? Uno dei miei preferiti è il gelato alla menta con gocce di cioccolato. Il sapore di menta fresca è così rinfrescante. Sembra fantastico. Dovrò fare un tentativo. Hai altri gusti consigliati? Se sei un fan dei sapori fruttati, dovresti provare a preparare un rinfrescante sorbetto al limone o un cremoso gelato al mango. Sembrano deliziose. Non vedo l'ora di sperimentare diversi gusti e creare il mio gelato. È un modo meraviglioso per soddisfare le tue voglie e stupire i tuoi amici e la tua famiglia con prelibatezze fatte in casa. Assolutamente. Grazie per avermi ispirato, Anna. Sono entusiasta di intraprendere il mio viaggio nel mondo del gelato artigianale. Benvenuto, John. Goditi il processo e assapora le dolci ricompense. Buona preparazione del gelato. Grazie Anna. Mi assicurerò di condividere alcune delle mie creazioni con te. Gustiamoci presto un gelato fatto in casa. Lezione 14. Scegliere lo stile di un orologio. Di recente ho acquistato un nuovo orologio. Che stile stai cercando? Anch'io sto pensando di comprarmi un orologio. Sono attratto dai design classici ed eleganti. È un'ottima scelta. Un orologio sofisticato e senza tempo può completare qualsiasi outfit. Sono d'accordo. Adoro gli orologi con cinturini in pelle e quadranti minimalisti. Trasudano un senso di eleganza discreta. I cinturini in pelle aggiungono un tocco di raffinatezza. Hai pensato al colore del cinturino? Sono propenso a un cinturino in pelle marrone o nero. Sono versatili e si abbinano bene a diversi outfit. Ottime scelte. Un'altra opzione da considerare è un braccialetto di metallo. Dona un aspetto più raffinato e moderno. I braccialetti in metallo hanno un aspetto elegante. Possono essere un'ottima scelta per un'occasione più elegante. Assolutamente. È importante scegliere uno stile di orologio che corrisponda al tuo gusto personale e al tuo stile di vita. Anche la funzionalità è importante per me. Preferisco gli orologi con un quadrante chiaro e di facile lettura.
Questa è una considerazione pratica. È essenziale avere un orologio che sia allo stesso tempo elegante e funzionale. Non potrei essere più d'accordo. Cerco anche orologi resistenti all'acqua, in quanto aggiungono durata e versatilità. La resistenza all'acqua è sicuramente una caratteristica preziosa, soprattutto se si conduce uno stile di vita attivo. Esattamente. È rassicurante sapere che l'orologio è in grado di resistere a schizzi accidentali o brevi immersioni in acqua. Hai esplorato marche o modelli di orologi specifici che hanno attirato la tua attenzione? Ho fatto ricerche su alcuni marchi noti per i loro design senza tempo, come Rolex e Omega. Si tratta di marchi rinomati con una lunga storia di artigianato. Offrono bellissimi orologi di qualità eccezionale. Sto anche considerando alcune opzioni più convenienti di marchi come Seiko e Citizen. Offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo. È un approccio saggio. Sono disponibili orologi eccellenti a diversi prezzi per soddisfare il budget di tutti. Infatti, si tratta solo di trovare un orologio che combini stile, funzionalità e convenienza. Ben detto, Anna. Sono sicuro che troverai l'orologio perfetto che riflette il tuo stile personale. Grazie, John. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio di acquisto di orologi e trovare il mio orologio ideale. Buona fortuna, Anna. Spero che tu scopra un orologio che ti dia gioia e aggiunga un tocco di eleganza alla tua vita quotidiana. Lezione 15. Compilazione dei moduli e richiesta di copie dei documenti d'identità. Compila questi moduli. Posso avere la tua carta d'identità per farne una copia? Certo, fammi prima compilare i moduli. Hai bisogno di informazioni specifiche? I moduli richiedono il tuo nome completo, indirizzo, numero di contatto e indirizzo email. Va bene, fornirò tutti i dettagli necessari. Ecco la mia carta d'identità per la copia. Grazie, faccio subito una fotocopia della tua carta d'identità. Prenditi il tuo tempo. Fatemi sapere se avete bisogno di ulteriori documenti o informazioni. Apprezzo la tua collaborazione. La copia della tua carta d'identità verrà archiviata in modo sicuro per scopi di archiviazione. Questo è buono a sapersi. È importante mantenere la riservatezza e la sicurezza delle informazioni personali. Assolutamente. Prendiamo sul serio la privacy e la protezione dei dati. Le tue informazioni saranno gestite con cura. Sono felice di sentirlo. È confortante sapere che le mie informazioni personali sono in buone mani. Una volta effettuata la copia, ti restituirò la tua carta d'identità. C'è qualcos'altro per cui hai bisogno di aiuto? Non al momento. Grazie per avermi aiutato con i moduli e la copia della mia carta d'identità. Benvenuta, Anna. Se avete domande in futuro, non esitate a contattarci. Apprezzo la tua offerta. Mi assicurerò di contattarti se avrò bisogno di ulteriore assistenza. Ottimo. Buona giornata, Anna. Lezione 16. Pianificazione equilibrata dei pasti. Assunzione?
Sì, cerco di bilanciare i miei pasti con una varietà di nutrienti. Ottimo, John. Una dieta equilibrata è importante per mantenere una buona salute. Assolutamente. Il mio obiettivo è includere un mix di carboidrati, proteine e grassi sani nei miei pasti. È anche importante incorporare frutta e verdura per vitamine, minerali e fibre. Non potrei essere più d'accordo. Cerco di avere un colorato assortimento di frutta e verdura nel mio piatto. La varietà è fondamentale. Frutta e verdura diverse offrono una gamma di nutrienti e sapori. Mi assicuro anche di includere fonti proteiche magre come pollo, pesce e legumi. Le proteine magre sono essenziali per lo sviluppo e la riparazione muscolare. Includete cereali integrali nei vostri pasti? Sì, opto per cereali integrali come riso integrale e pane integrale per aggiungere fibre e sostanze nutritive. È una scelta intelligente. I cereali integrali sono più nutrienti dei cereali raffinati. Faccio attenzione anche alle dimensioni delle porzioni per assicurarmi di non mangiare troppo. Il controllo delle porzioni è importante per mantenere un peso sano e prevenire il consumo eccessivo. Trovo utile ascoltare i segnali di fame e sazietà del mio corpo per evitare di mangiare troppo. Questo è un approccio consapevole. Mangiare lentamente e assaporare ogni boccone può anche aiutare a controllare le porzioni. Cerco di limitare anche l'assunzione di zuccheri aggiunti e di alimenti trasformati. Questa è una buona strategia. Gli zuccheri aggiunti e gli alimenti trasformati possono contribuire a vari problemi di salute. Invece, soddisfo la mia voglia di dolci con zuccheri naturali della frutta o mi godo un piccolo dolcetto con moderazione. La moderazione è fondamentale quando si tratta di indulgenze. Si tratta solo di trovare un equilibrio che funzioni per te. Assolutamente. Credo nel nutrire il mio corpo pur continuando a godermi i cibi che amo. Questa è una mentalità sana. È importante avere un rapporto positivo con il cibo. Esattamente. Concentrandomi sull'equilibrio e sulla moderazione, posso mantenere una routine alimentare sana e piacevole. Ben detto, John. Continuate così e vi auguro il vostro continuo successo nel mantenere una dieta equilibrata. Grazie Anna. Ti ringrazio per il tuo sostegno. Incoraggiamoci a vicenda nei nostri viaggi verso una salute migliore. Lezione 17. Esplorare il vegetarianismo. Questo è buono a sapersi. Ho un amico che è vegetariano. Il vegetarianismo può essere una scelta sana ed etica. Da quanto tempo il tuo amico è vegetariano? Segue una dieta vegetariana da circa 3 anni. Dice che si sente benissimo. È meraviglioso sentirlo. Ci sono molti vantaggi nell'adottare uno stile di vita vegetariano. Sì, ha detto che si sente più energico e ha notato miglioramenti nella sua digestione. Eliminare la carne può portare a un maggiore apporto di alimenti a base vegetale, ricchi di vitamine e minerali. Assolutamente. Frutta, verdura, legumi e cereali integrali forniscono una vasta gamma di nutrienti essenziali.
Ho sentito che le diete vegetariane possono anche essere utili per la gestione del peso e la riduzione del rischio di alcune malattie. Sì, è corretto. Le diete a base vegetale tendono ad avere un basso contenuto di grassi saturi e colesterolo, il che può essere utile per la salute del cuore. È interessante vedere come le scelte alimentari possano avere un impatto significativo sul nostro benessere generale. Infatti, è importante rispettare e sostenere le scelte alimentari dei nostri amici, siano essi vegetariani, vegani o con altre preferenze. Assolutamente. Ognuno ha il diritto di scegliere una dieta in linea con i propri valori e adatta alle proprie esigenze nutrizionali. Sono d'accordo. È importante avere conversazioni aperte sulle diverse scelte alimentari e imparare gli uni dagli altri. Sicuramente. Comprendendo diverse prospettive, possiamo ampliare le nostre conoscenze e prendere decisioni informate. È un ottimo approccio, Anna. È sempre utile avere prospettive ed esperienze diverse. Grazie, John. Credo che abbracciare la diversità vada oltre le semplici scelte dietetiche. Hai assolutamente ragione, Anna. La diversità arricchisce la nostra vita e ci aiuta a crescere come individui. Continuiamo a sostenerci e a imparare gli uni dagli altri mentre affrontiamo le complessità della vita. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Insieme possiamo creare un mondo più inclusivo e comprensivo. Ben detto, John. Celebriamo le nostre differenze e promuoviamo un ambiente di accettazione e rispetto. Sono contenta che condividiamo gli stessi valori, Anna. Ecco come abbracciare la diversità e promuovere la gentilezza in tutti gli aspetti della vita. Lezione 18. Boutique Shopping. C'è una boutique in centro che offre un'ampia selezione di abiti unici. Sembra intrigante, John. Adoro scoprire nuovi negozi con articoli di moda distintivi. Questa boutique è specializzata in pezzi fatti a mano da designer locali. Hanno una reputazione per qualità e stile. Apprezzo il sostegno alle imprese locali. È meraviglioso avere accesso a pezzi di moda unici nel loro genere. Assolutamente. È rinfrescante abbandonare gli abiti prodotti in serie e abbracciare l'individualità. Sono completamente d'accordo. Ogni persona ha uno stile unico e lo shopping in boutique ci permette di esprimerci in modo autentico. Inoltre, la boutique offre un'esperienza di acquisto più personalizzata rispetto ai negozi al dettaglio più grandi. Questo è un grande vantaggio. L'attenzione e l'assistenza personalizzate possono rendere l'esperienza di acquisto più piacevole. Il personale della boutique è noto per la sua esperienza nello styling e nell'aiutare i clienti a trovare gli abiti perfetti. Questo è fantastico. È sempre utile che professionisti esperti ci guidino nell'esplorazione di nuove opzioni di moda. Sicuramente. Provare stili diversi e sperimentare il nostro look può essere un processo divertente e creativo. È come scoprire la nostra identità di moda e trovare capi che ci facciano sentire sicuri e a nostro agio. E grazie alla selezione unica della boutique, possiamo trovare pezzi che non si trovano comunemente altrove. Questa esclusività aggiunge un senso di fascino all'abbigliamento che scegliamo.
È come avere il nostro stile personale. Esattamente. È soddisfacente indossare qualcosa che rifletta la nostra individualità e si distingua dalla massa. Sono entusiasta di visitare la boutique e vedere cosa hanno da offrire. Sono sicuro che troverò qualcosa di speciale. Sono sicuro che lo farai, Anna. Pianifichiamo una giornata per andare in centro ed esplorare insieme la boutique. Sembra un'idea meravigliosa, John. Sarà un'avventura divertente alla ricerca di oggetti di moda unici. Sono contenta che tu sia pronta, Anna. È sempre più piacevole condividere queste esperienze con un amico. Assolutamente, John. Fare acquisti ed esplorare nuove tendenze della moda è ancora più piacevole quando lo facciamo insieme. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Facciamo in modo che sia un viaggio di shopping memorabile e abbracciamo i nostri stili individuali. Non vedo l'ora, John. Non ci resta che scoprire nuove gemme della moda ed esprimere le nostre identità uniche nel campo della moda. Complimenti, Anna. Intraprendiamoci nella nostra avventura in boutique e godiamoci il processo di cura dei nostri look alla moda. Lezione 19. Delizioso pane appena sfornato. Quella appena sfornata è deliziosa. Va bene, ne prendo una pagnotta. Sembra allettante, John. Il pane appena sfornato è sempre una delizia. Assolutamente, Anna. L'aroma e il gusto sono imbattibili. Hanno diversi tipi di pane in panetteria? Sì, offrono una varietà di opzioni. Dalle baguette alla pasta madre e tutto il resto. Sono un fan del pane a lievitazione naturale. Ha un sapore e una consistenza unici. Sono d'accordo, Anna. Il gusto piccante e la crosta gommosa lo rendono una scelta popolare. Quali altri tipi di pane hanno? Hanno anche pane integrale, multicereali e di segale, solo per citarne alcuni. Mi piace provare diversi tipi di pane. Aggiunge varietà ai miei pasti. È fantastico esplorare nuovi sapori, Anna. Il pane può esaltare il gusto di panini e creme spalmabili. Assolutamente, John. Una buona pagnotta può esaltare un pasto semplice. Hai provato qualche tipo di pane speciale come la focaccia o la ciabatta? Sì, ce l'ho. La focaccia è deliziosa con olio d'oliva e condimenti alle erbe. La ciabatta è perfetta per i panini. Sono contenta che tu li abbia provati, Anna. Sono entrambe scelte deliziose. Hanno pane dolce o pasticcini al panificio? Sì, offrono dolci come panini alla cannella, croissant e brioche. Oh, non posso resistere a un croissant caldo e burroso. I croissant sono davvero una scelta classica, Anna. Sono leggeri e friabili. Posso immaginare la pasticceria piena del profumo del pane e dei dolci appena sfornati. È un'esperienza meravigliosa, Anna. Il profumo da solo è paradisiaco. Non vedo l'ora di visitare la panetteria e concedermi del pane appena sfornato. Vale la pena visitarlo, Anna. Sono sicuro che ti godrai ogni boccone.
Grazie per il consiglio, John. Lo apprezzo. Benvenuta, Anna. Fammi sapere se ti piace il pane. Lo farò, John. Non vedo l'ora di assaporarne i sapori. Goditi il pane, Anna. Sono i piaceri semplici che portano gioia. Davvero, John. Apprezzerò ogni momento con una pagnotta calda. Stammi bene, Anna. Buona caccia al pane.